Canne da pesca, canne vertical da pesca. Oggi con noi Raffaele Silippo, dopo un po' di tempo, è tornato finalmente a trovarci e parleremo delle canne. Come scegliere una canna, cosa guardare sulle canne, la lunghezza, l'azione, il fatto che sia più lunga, meno lunga, con che artificiali utilizzarla, diciamo tutte le caratteristiche più importanti legate alle canne da vertical. Quindi ci concentreremo soprattutto in quel tipo di fascia di pesca, chiamiamola così. Innanzitutto facciamo entrare il nostro amico Raffaele. Ciao Raffaele. Ciao Davide, sempre un piacere. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche che bisogna tenere presente per avere la canna giusta per riuscire a pescare nel modo corretto. Certo. Diciamo che la prima distinzione che dobbiamo fare è la tipologia di vertical che noi pratichiamo. Adesso le chiamiamo tutte vertical, ma magari da tecniche verticali sarebbe più corretto. Parlando di questo momento storico, diciamo, della pesca italiana, io penso che potremmo tralasciare alcune tecniche che sono un po' meno importanti al momento e concentrarci su quelle tre che io credo, Davide, rappresentino un po' più la pesca, questo tipo di pesca oggi, e possiamo identificarle come lo slow pitch in generale, quindi ne abbiamo parlato anche in altri video della tecnica verticale con l'utilizzo dei jig di metallo. Possiamo parlare della canna da soft bait in generale, quindi della canna che noi andiamo ad utilizzare con tutte le esche in gomma. E adesso, un po' più recente, ma comunque tanto in voga, io ci inserirei anche la canna da il nome tecnico in verità è Fireball, però è molto popolare il nome palluccia, in italiano noi la stiamo chiamando la canna da palluccia, quindi la canna che si utilizza principalmente con esche vive o morte in profondità. È una sorta di evoluzione del bolentino, è un incrocio, diciamo, tra il bolentino e la traina col vivo. Andiamo a effettuare una pesca in maniera un po' più statica, pescando direttamente sugli spot. Perché distinguo tra queste tre tecniche? Perché in questo momento anche sul mercato c'è tanta confusione. Io noto che spesso si tende a consigliare la stessa canna per tutte e tre le tipologie di pesca. Adesso noi la andremo a esaminare uno a uno e vedremo invece che necessitano tre canne diverse, tre canne totalmente diverse, ma non perché è un nostro capriccio, proprio perché per pescare bene le tre canne hanno tre azioni completamente diverse tra di loro. Quindi sicuramente la prima cosa è sfatiamo il mito che si possa acquistare un'unica canna da tecniche verticali e usarla all'occorrenza per lo slow pitch, per tutte le esche in gomma e anche per la palluccia. Cioè, questa è una cosa che vedremo è abbastanza sbagliata. Certo, noi possiamo, nessuno ci vieta di utilizzarla, però se vogliamo essere se vogliamo pescare in maniera più professionale possibile, sicuramente è meglio andare con un attrezzo totalmente dedicato. Io partirei dalla più antica delle tre canne, che è sicuramente la canna da vorrei farti una domanda Davide. subito iniziale. Ma secondo te quanto incide effettivamente la canna nell'azione di pesca? Cioè, quando si va a pescare, tra utilizzare la canna giusta, perfetta, cioè utilizzando un'altra canna che magari non è giusta, però lo stesso artificiale, stessi fili, tutto quanto, stesso mulinello, quanto effettivamente la canna fa migliorare l'azione di pesca? Questa è una bellissima domanda, Davide, a cui in altre tecniche io ti direi, per esempio anche nello spinning, adesso non me ne voglia nessuno, ma la canna è importante, ma magari il mulinello lo è di più in alcuni casi, o volendo proprio scegliere dove investire dei soldi, magari su un'attrezzatura da spinning io ti direi guarda, spendi più per un mulinello. Sì, a me è venuto in mente il drifting al tonno. La difficoltà nel riuscire a far mangiare un pesce un tonno sicuramente non sta sì, chiaro, dopo nel recupero
Nel nella canna. recupero cambia tra una canna buona e una canna che non sia buona, cioè lì la differenza effettivamente si nota tutta, però la cosa più difficile nella pesca del tonno è proprio farlo mangiare, quindi la canna lì c'entra pochissimo, però nelle tecniche verticali immagino che la canna invece abbia la sua funzione. Molto più importante, anche perché, come hai detto, prendendo il tuo esempio, è abbastanza introduce bene l'argomento, in quanto nella tecnica del drifting al tonno la canna entra in gioco nella seconda fase, cioè dopo la lamata del pesce, dopo la boccata del pesce. Invece in tutte le tecniche verticali la canna si usa per catturare il pesce e per tirarlo, quindi abbiamo bisogno in entrambe le fasi, ci serve prima e dopo la boccata, e in alcune tecniche è determinante al prima, cioè una buona canna da slow pitch, per esempio, è assolutamente importante per allamare il pesce, cioè per indurlo all'attacco. Infatti le canne da slow pitch in generale hanno un'azione unica nel loro genere, proprio perché servono per far muovere al meglio il nostro jig. In alcuni casi pagano anche lo scotto di questa azione, perché non sono super indicate nel combattimento, cioè non sono molto prestanti nel combattimento, Davide. Quindi, ritornando alla tua domanda, è molto importante. La canna nelle tecniche verticali è molto importante, addirittura in alcuni casi fondamentale. Ricapitolando, invece, ripartendo, scusami, dallo slow. La canna tipica da slow, che io mi dispiace per molti negozianti, ma io vedo che consigliano canne da slow per qualsiasi cosa. Cioè, oggigiorno io vedo che consigliano canne da slow per la gomma, canne da slow per la palluccia. La canna da slow è diventata la canna per tutto. Ma adesso ti spiegherò, Davide, che la canna da slow è perfetta, ma per lo slow pitch. Questo perché? Perché la canna da slow, in particolare, è una canna con un'azione molto parabolica. Non sono canne studiate per combattere il pesce, sono canne studiate per far danzare il nostro jig in maniera sinuosa in acqua, con un movimento che la tecnica stessa, il nome stesso, definisce slow, lento. Quindi tu ti puoi immaginare che una canna da slow non può avere un'azione fast, quindi una risposta molto pronta, perché ci occorre avere un movimento del jig molto compassato. Differenza erano le canne di una volta per il vertical jigging. Le canne di una volta del vertical jigging erano canne dei bacchettini, dei bastoncini molto più fast, che ci servivano a far schizzare via questi jig. Ma adesso la canna da slow è una canna per definizione parabolica, per definizione. Quindi tutte le aziende si mettono lì a studiare delle canne che muovono al meglio questo artificiale in profondità. Ok? Così ha senso. Io introduco subito l'argomento e magari poi lo spieghiamo nel dettaglio. Ha senso, tu puoi immaginare che una canna parabolica che muove bene un artificiale, che serve soprattutto a muovere bene l'artificiale, probabilmente non sarà così performante nel momento della cattura del pesce, in cui noi dobbiamo, nel combattimento del pesce. Addirittura ti dico, Davide, che in Giappone, dove nasce la tecnica dello slow, è consuetudine combattere di mulinello. Cioè, questi cosa fanno i giapponesi? Mettono la canna in acqua con la cima rivolta verso il fondo e combattono semplicemente di mulinello. Hanno bisogno di mulinelli molto performanti. I nostri mulinelli attuali sono molto performanti e loro combattono solo di frizione. La canna non la adoperano proprio. Cosa significa? Che per loro la canna da slow serve soltanto a catturare il pesce, cioè a indurlo all'attacco. Dopodiché tutta la fase di combattimento la fanno senza canna, senza elemento elastico. Non c'è più un elemento elastico tra loro e il pesce. Combattono a filo diretto col mulinello. Adesso noi in Europa utilizziamo canne, per noi vogliamo sentire il pesce, ma è giusto, anch'io, per l'amor di Dio, non ci pescherei mai in questo modo, però quindi noi abbiamo delle canne un po' più performanti, le nostre canne pagano un po' più lo scotto nella fase di cattura, perché loro sono fantastiche nel movimento dell'esca. Le nostre sono un po' più fast, hanno un po' più di potenza, quindi magari non sono così, diciamo,
belle, non sono così performanti sul movimento dell'artificiale, però ci permettono di combattere un pesce, cosa che invece le canne giapponesi nate in Giappone e costruite per il mercato giapponese non lo permettono, non permettono di combattere il pesce, cioè loro indicano proprio di combatterlo in questo modo. Adesso, se noi andiamo un attimo a estrapolare la tecnica, noi per capire la canna dobbiamo capire cosa facciamo durante la nostra tecnica. Quindi nello slow io ho questo movimento lento dell'artificiale che si deve danzare sul fondo in maniera molto ritmica, uso degli assist, perché questa è una cosa fondamentale, quindi non prevedo non prevedo una grande ferrata, perché la maggior parte delle volte nello slow i pesci, proprio per il concetto di assist che noi abbiamo spiegato nei video precedenti, non è necessaria una grande ferrata da parte del pescatore, perché nel momento in cui il pesce apre la bocca, crea una depressione e l'assist stesso è la prima cosa, è la cosa più leggera, perché gli assist devono essere abbastanza morbidi e via discorrendo, perché la prima cosa che va a finire nella bocca del pesce sono gli ami. Questo cosa significa? Che la nostra canna non necessita della potenza necessaria per ferrare il pesce, perché si autoferra con l'assist, quindi il sistema è perfetto. Ok, io muovo bene un'esca, io mi autoferro, non ho necessità di avere una canna potentissima. Questo è un assist che faccio invece alle altre due tecniche. La tecnica, diciamo, verticale delle soft bait, per concetto, noi abbiamo esaminato l'altra volta le soft bait. Le soft bait possono essere di vario tipo, di varia forma, con vari pesi, possono essere utilizzate in tantissime in diverse batimetriche, ma quasi sempre sono contraddistinte da un grosso amo, perché noi utilizziamo, sono quasi tutte create con una jig head, quindi con una testina di piombo e un corpo che può essere in due tipi di materiale. Questo monoamo, ovviamente, c'è anche chi crea degli assist, ma che lavorano in maniera diversa, perché spesso il corpo delle soft bait è abbastanza voluminoso. Quindi, per concetto, il monoamo non lavora come un assist, e quindi per concetto il monoamo va ferrato. Cioè, una mangiata sulle soft bait necessita una ferrata. Se non si ferra, noi perderemo il nostro pesce. Magari lo ritiriamo anche qualche metro, fino a che lui stesso magari non decide di aprire la bocca, perché spesso ci mettono qualche secondo i pesci a capire che sta succedendo. A volte non lasciano la preda. Quindi noi per concetto già abbiamo capito subito le differenze. Cioè, una canna con cui noi dobbiamo ferrare in profondità non potrà mai avere l'azione di una canna da slow pitch, che invece è fatta per tutt'altro scopo. Quindi le prime grandi differenze tra le due tecniche sono che nello slow abbiamo questa canna parabolica. Nelle soft bait noi abbiamo bisogno di altre caratteristiche. Devono essere, primo, un'azione più di punta, un'azione più pronta. Abbiamo bisogno anche di una grande sensibilità della canna stessa, perché mentre nello slow pitch non è necessario, ovviamente la sensibilità di una canna è cosa sempre gradita, cioè perché quando il pescatore capisce cosa sta avvenendo alla sua esca è sempre una cosa che apprezza tanto e gradita, però non è nello slow una cosa di cui assolutamente necessitiamo. Invece nelle soft bait noi abbiamo bisogno di una canna molto sensibile, perché il pesce può mangiare e trattenere la nostra esca in bocca, perché non per forza noi parliamo di soft bait e parliamo di vado giù e risalgo su, vado giù e risalgo su, vado giù e risalgo su, quindi la nostra esca può anche non essere in movimento. A volte si hanno mangiate con l'esca statica sul fondo, ferme. In quel caso io ho necessità di avvertire la mangiata. Calcoliamoci anche che ci mettiamo dei batimetriche, che sicuramente pescare a 30 metri non è come pescare a 80. Quindi
tornando alla canna, la canna da soft bait deve essere un po' più rapida come azione, quindi un po' più fast come azione, più sensibile di una canna, sicuramente più sensibile di una canna da slow pitch, e più potente perché le prede diventano veramente infinite. La tendenza delle soft bait è si hanno più facilmente catture, diciamo, anche occasionali, come quelle del tonni, come quelle delle ricciole sulla colonna d'acqua, quindi avere un po' di potenza in più. Le soft bait sono devastanti sulle cernie, quindi noi sappiamo che la taglia delle cernie è diversa, la forza di una cernia è diversa, quindi sicuramente una canna da soft bait io la suggerisco più potente, con un'azione più pronta, più fast e più sensibile di una canna da Io ho slow fatto, ho pitch. fatto un paio di disegni, mi perdonerete se non sono disegni fatti proprio perfetti, ma li ho fatti a mano libera, però un po' per spiegare la differenza tra le canne fast, slow, moderate. Vediamo insieme questo Sì, piccolo disegnetto qua. Qua ci sono le 5 categorie di canne che, tengo a precisare, non c'entrano con la potenza della canna, cioè la potenza della canna è una cosa, l'azione della canna è un'altra cosa. Qui abbiamo una stessa potenza, però con delle canne, con dei fusti che lavorano in un modo completamente diverso. Extra fast, fast, moderate e slow. Giusto? assolutamente. Questo ci aiuta tantissimo, questo schema, perché per intenderci, si chiama proprio slow, la tecnica si chiama proprio slow, e noi vediamo che abbiamo un'azione slow, quindi un'azione molto parabolica. Slow e parabolico, diciamo che è quello che noi chiamiamo in italiano parabolico quando parliamo di canne. Una canna da slow pitch avrà un'azione molto più parabolica di una canna da gomma, che io potrei definire in questo schema. Io potrei metterlo tra il moderate fast e il fast. Ok, questo è dove io alloggerei bene una canna da gomma. Invece una canna da slow pitch io la metterei tra moderate e slow, cioè quelle sono le azioni, sono proprio due categorie E le totalmente pallucce dove le diverse. mettiamo? Esatto, io sono andato per grade, ci manca le pallucce. Allora, sicuramente una canna da palluccia è leggermente più assimilabile, più simile a una canna da soft bait che non a una canna da slow. Ok? Proprio perché andiamo di nuovo a fare l'analisi della pesca. Come peschiamo? Perché lì è tutta la chiave, ragazzi. Dobbiamo sempre pensare a quello che facciamo a pesca. Noi come peschiamo con queste pallucce? Noi prendiamo la nostra esca, li inneschiamo con un terminale che solitamente non è lunghissimo, si tende a fare 1 metro, 2 metri, ma non di più, a volte direttamente sulla palluccia, la caliamo in verticale, poi si muove, ma non si muove sicuramente quanto un'esca artificiale. Cosa ci serve dalla nostra canna? Dalla nostra canna ci serve estrema sensibilità. Perché? Perché noi dobbiamo percepire cosa fa l'esca e cosa fa il nostro predatore, perché siamo statici. Quindi che differenza c'è con la trena col vivo, Davide? Tu sei un esperto di trena col vivo e sai benissimo che comunque la tua esca si muove, seppur lenta, si sta muovendo. Nel momento in cui un pesce, un predatore attacca la tua esca, per forza di cose si crea una forza, perché tu hai la barca che è in movimento e l'esca che per un secondo, per una frazione di secondo, ha una forza opposta, che può essere contraria, può essere magari la mangiata più difficile quando ti tende a venire verso di te, no? Però noi abbiamo un moto, si muove, ok? Quindi in quel caso è più facile determinare la boccata, perché tu vedrai la tua cima che si muove in qualche modo della canna. Nella tecnica verticale con le pallucce, tu hai tranquillamente, soprattutto con l'utilizzo del bracciolo, che però a volte è determinante perché l'esca è più libera di muoversi, e allora tu sei fermo, tu sei totalmente fermo, hai solo la corrente. Quindi ovviamente in fase di anche di un morso, se un dentice che gli dà un bel morso
muove l'esca, sarà difficile da individuare. Sarà difficile. Io ho fatto dei test personali. Allora, tu sai che io faccio questo come lavoro, quindi io, insomma, sono andato un po' più nel dettaglio. Io ho usato delle telecamere subacquee, utilizzando dei miei sistemi, ho voluto valutare quanto ci mettevo a percepire la mangiata dopo la reale mangiata del pesce. Beh, i miei risultati sono che con canne di non adeguata qualità e sensibilità, tu puoi vedere la mangiata sulla canna anche con un ritardo di 3-4 secondi o addirittura non vederla. E mi spiego, questa è una cosa che io me la sono studiata, ti ripeto, perché sto lavorando su una canna di questo tipo, quindi me la sono dovuta studiare. Quando tu lavori sulla tua verticale con un filo, ma diciamo anche 50 metri, no? Se la tua palluccia si muove di 2-3 metri a destra o 2-3 metri a sinistra, tu potresti non vedere nulla sulla tua punta, non percepire No, ma nulla, perché ovviamente di l'angolo. questo sono sicuro, nel senso che pescando molto a traina, devo dire che il problema spesso, portando fuori anche persone a pescare a traina, è che neppure loro vedono le mangiate. E la differenza tra una canna buona, una canna simil buona, sta proprio in questo. Io uso canne abbastanza potenti, perché c'è anche la possibilità di prendere pesci importanti, poi le uso anche per le ricciole, quindi insomma sono canne comunque potenti che tengono anche mezzo chilo, 600, anche 700 grammi di piombo, e quindi magari uno può pensare con canne così performanti per quanto riguarda la potenza, la sensibilità viene meno. E invece sono riuscito a trovare una canna che mi dà un'ottima sensibilità, io riesco a vedere anche le mangiate più leggere dei pesci più piccoli sull'esca viva, con tutto che magari la canna è molto potente. Perché? Perché è costruita in un certo modo, è una borderline, la G750 che uso per traina con il vivo, è solid tip, cioè solida e piena, non è in tubo ma è in carbonio pieno, e devo dire che mi ha dato delle grandissime soddisfazioni. Anche se devo dire che ci sono tanti pescatori che hanno comunque una certa esperienza, ma purtroppo per avere una certa esperienza in queste tecniche di pesca bisogna fare veramente tanta pesca, e non tutti hanno la possibilità di andare a pescare 20-30 volte all'anno, e non si rendono conto delle mangiate. Magari io le vedo e loro no, perché i movimenti sono veramente impercettibili. Cioè non è detto che perché un pesce è grande per forza deve essere una mangiata fortissima, come potrebbe essere appunto sul tonno. Il tonno quando mangia te ne accorgi immediatamente, non è che hai qualche dubbio. Con, anche con pesci importanti può succedere quando usi un terminale lungo, quando non vai molto veloce con la barca, stiamo parlando di una traina anche a 0,3, 0,4, cioè veramente una traina molto molto lenta, può succedere che hai difficoltà a vedere la mangiata, cioè devi stare veramente molto attento. Chiaramente la canna va sempre tenuta in mano, non si può assolutamente lasciare nel portacanne, perché ti aiuta comunque un po' anche il fatto di tenerla in mano, e deve essere in grado poi anche di ferrare, perché se no anche lì col discorso dell'amo singolo andiamo a perdere il pesce. Comunque sono d'accordo con te, la sensibilità della canna secondo me è fondamentale, e purtroppo le canne non di qualità spesso questa caratteristica non ce l'hanno, sono sorde, diciamo così. Possono essere più o meno potenti, possono avere un'azione più o meno fast, o anche slow, indifferente, però sono canne che non trasmettono questo impulso che viene dato dal movimento dell'esca o del pesce. Cioè, per dire, con le canne che uso io, molto spesso vedo il nervosismo dell'esca, cioè soprattutto se uso uno sgombro Certo. o altri tipi di pesce, cioè vedo proprio il pesce che è nervoso perché si sente attaccato, vede. Poi mi aiuto anche con gli strumenti, vedo anche magari i predatori sotto, quindi me le aspetto. Però la sensibilità della canna secondo me è uno dei parametri fondamentali nella scelta di una canna.
è determinante, soprattutto in questa tecnica delle pallucce dove si sta proprio, a volte stai all'ancora. Con i nuovi motori a volte se vedi quando sui pesci stai all'ancora. Quindi proprio, ma io ho le dimostrazioni, ho i video in cui ho addirittura avuto delle mangiate su alcuni prototipi e io non me ne, la cima non si è proprio mossa. Cioè mi hanno disintegrato l'esca e la cima non si è neanche mossa. Parlando di batimetriche importanti, 80, 90 metri, via discorrendo, sicuramente, però accade. Quindi la canna da palluccia deve essere per forza super sensibile, deve essere potentissima in fase di ferrata, proprio perché abbiamo gli ami che sono nascosti all'interno dell'esca, però deve essere leggera, perché la teniamo in mano tutto il tempo, deve avere una lunghezza adeguata per permetterti di ferrare bene il pesce. La canna da palluccia non è una canna facile da fare. È proprio per questo che io dico diffidate. Quando vi danno una canna da slow pitch in mano e dice vai, pesca con questa puoi fare qualsiasi cosa, sì, va bene. Ci posso andare anche a traina con la canna da slow pitch, sì. Però non è certo No, ma hai detto una l'attrezzo cosa ideale. giustissima, è una canna molto difficile perché poi sul mercato in questo momento io non trovo tante canne adatte a questo tipo di tecnica, anche chiamiamolo morto manovrato per dire, no? O vivo manovrato. Sì, Non sono tutte le canne che sono adatte a questa tecnica. È anche vero che ci sono pochi pescatori che sono in grado di vedere effettivamente le differenze tra una canna e l'altra, però dopo che provi una canna buona te ne rendi conto quali possono essere le caratteristiche migliori della canna e che lo riesci a capire solo con una grande esperienza. Tutto qui. sì, sì. Io ho visto che hai pienamente ragione, sono d'accordo con te. Purtroppo è proprio questo il problema, che spesso c'è un marketing esagerato che copre i difetti di tante attrezzature. Si tende più a fidarsi del consiglio, diciamo, mediatico comunque che E arriva quello è il dai vari problema. social. E, però, Davide, quando hai per le mani una canna che è veramente studiata per quello che stai facendo, Guarda, io non beh, lì vorrei capisci la andare a finire differenza. adesso Lì capisci la fuori topic, diciamo, rispetto al video, ma è lo stesso problema che si ha con gli strumenti. Cioè, purtroppo, sulla scelta dello strumento, in questo momento l'80% viene determinato dal marketing che c'è dietro lo strumento e non dalle qualità intrinseche dello strumento stesso. E posso dire di più, addirittura anche strumenti che hanno delle caratteristiche pazzesche, cioè che veramente vanno veramente molto molto bene, comunque i dealer non sanno consigliare, non ti sanno dire guarda, scegli questo strumento con questa sonda perché per quello che fai te è esattamente quello che ti serve, che è la cosa fondamentale. Dopo ci sta, uno può dirmi no, guarda, io ho solo questo budget o devo fare solo questa cosa, oppure vado a pescare 3 volte all'anno, non voglio diventare matto, oppure preferisco utilizzare uno strumento per diporto piuttosto che per pesca, tutto giusto, però almeno sei cosciente delle scelte che fai e sei cosciente di cosa vai a prendere nel momento che l'acquisti. Mi ritrovo spessissimo con tantissime persone che mi contattano e mi dicono ma io non lo so, io ho preso questo strumento, volevo fare questo tipo di pesca ma non riesco ad andare oltre i 70 metri, 60 metri. E io dico con quel strumento lì purtroppo oltre quella profondità, soprattutto magari con la sonda che hai scelto, non ci vai. E poi cosa fai con un cono di 40 gradi a 70 metri di profondità? Comincia a essere veramente difficile andare a cercare i pesci e pescare. Comunque, un po' il nostro mondo è così, c'è veramente poca, non voglio dire professionalità, ma proprio anche cultura, perché purtroppo questa, per riuscire a capire come funzionano le cose, bisogna investirci tempo. Anzi, bravi voi che ci state guardando adesso, che evidentemente siete interessati a questi argomenti e volete capire un po' di più di come si pesca e cosa bisogna usare per andare a pescare. È un po' il motivo per cui è nato questo canale, mi sono inventato questo canale per dare un po' di informazione, fare un po' di divulgazione proprio sulla pesca.
Sì, purtroppo è un fenomeno che nel nostro caso, nel mondo della pesca, è un po' più ampliato rispetto, anche perché non è semplice, noi non possiamo effettuare comparazioni, test comparativi, non possiamo mostrare, perché purtroppo li facciamo i test comparativi, quindi, ma se potessimo mostrare, credo che un po' di brand se la vedrebbero, se la vedrebbero male, dai. Comunque, chiudiamo qui, taglia tutto questo discorso che non ci sta. Dai, torniamo alle canne. Ragazzi, la sostanza è che sono tre azioni completamente diverse. Ricapitolando, la canna da slow è una canna parabolica che si utilizza per muovere bene le nostre esche. Non è necessario ferrare, non è una canna fatta per ferrare, in alcuni casi neanche per combattere il pesce. Quindi tra le tre sicuramente la più leggerina, la più esile. Dopodiché abbiamo anche, forse qui, anche prendendo un'azione da slow molto potente, Davide, tu hai spiegato una cosa che è una chicca, perché nessuno la capisce questa cosa. L'azione non è il power della canna, non è la potenza. Quindi io posso anche prendere una canna da slow azione 6, estremamente potente, ma avrà comunque un power 6, ma avrà comunque un'azione moderate, un'azione parabolica. Quindi non fa il caso mio, sostanzialmente. La canna da soft bait è una canna più sensibile, sicuramente di una canna da slow, è una canna più con un'azione più fast. Mi serve ferrare con un monoamo che è all'interno di una gomma, a volte esterno alla gomma, ma comunque è un monoamo che per concetto vuole una forza, una ferrata più potente. In profondità mi serve avvertire la mangiata del pesce. Dopodiché ho probabilmente la più evoluta delle tre canne, che è la canna da palluccia. La canna da palluccia è tra le tre, secondo me, una delle più evolute, non la più facile o difficile da creare, ma sicuramente in questo momento potrebbe essere la più evoluta. Lì dove sono necessari carboni di maggiore qualità, perché quando noi parliamo di sensibilità di una canna, lì entrano in gioco i materiali anche, non soltanto l'abilità del costruttore, non soltanto la struttura del carbonio stesso, ma anche il materiale stesso. Quindi la canna da palluccio è una canna molto più sensibile, molto ma molto più fast delle altre. È una canna in cui il tip della canna, quindi la cima della canna, lavorerà in maniera diversa, quindi noi lì lavorerà sia per un effetto visivo, perché noi stiamo a guardare il nostro tip, è come fosse una canna da bolentino in miniatura molto più potente, perché le nostre canne da bolentino non sono fatte per combattere una cernia, non sono fatte per combattere un grosso dendice, una ricciola e via discorrendo. Queste canne devono combattere un pesce importante, quindi sicuramente il consiglio è di non andare su lunghezze estreme, cioè stiamo sempre contenuti. Parliamo di lunghezze, probabilmente una canna da palluccia può essere un po' più lunga di una canna da slow, ok? Una canna da gomma, perché? Perché un'azione leggermente più lunga mi permetterà una sensibilità di vetta diversa, ma comunque un po' più lunga, che io consiglio sotto i 7 piedi, quindi sotto i 2,14 m di 2,10 m, 2,14 m di lunghezza. Solitamente le canne da slow sono 6 piedi e 3, 6 piedi e 4. Questa è una canna da slow. Una canna da palluccia può essere anche leggermente più lunga. Una canna da gomma non per forza deve essere più lunga di una canna da slow, ma magari avere qualche centimetro in più mi aiuterà nel manovrare, dato che l'azione è un po' più di punta, mi aiuterà nel manovrare meglio l'esca, e comunque mi darà maggiore leva in fase di ferrata, quindi un'azione della ferrata un po' più leggermente più efficace. Quindi tutto questo per dire che sono tre canne totalmente differenti tra di loro. Io suggerisco di discriminare qual è la pesca che fa più al caso nostro. Se siamo pescatori di palluccia, cerchiamo qualcosa che sia adatta a questo, non ci facciamo vendere una canna da slow per fare tutte le tecniche.
E nulla, Davide, è un po' questo, insomma. Io spero, il mio intento era spiegare che sono tre canne diverse, totalmente diverse, ma non ci Allora, vuole un genio, perché se uno esamina la pesca, è chiaro io che non però è mi che è sono così. preparato un piccolo menù con alcune domande che volevo farti. E allora, come ciliegina sulla torta, Sì. adesso alcune mi hai ovviamente già risposto, però vediamo se c'è qualcosa che possiamo ancora inserire. Allora, la differenza tra una canna slow e fast sicuramente l'abbiamo capita. Anche il fatto di meglio una canna più dura o una più morbida l'hai spiegato benissimo, si è capito perfettamente. Una mia domanda, per esempio, le differenze tra i vari tipi di anelli. Effettivamente ho visto che ci sono canne che montano degli anelli molto cari e delle canne che montano degli anelli meno cari. Secondo te, quanto incide effettivamente l'anello? Ti rispondo da amico o ti rispondo da Allora, professionista io del settore, l'idea, perché guarda, le due provo risposte a dirti saranno io quello che diverse. penso. Le due risposte Allora, saranno io diverse. quello che penso è che l'anello non faccia tutta questa grande differenza a patto che comunque abbia una qualità minima che non diventi ruggine nel giro di una stagione, ma che comunque abbia una pietra e a quel punto un anello, cioè già un anello medio, secondo me, fa le veci anche di un anello molto costoso. Magari si potrà risparmiare qualcosa su qualcosa di peso, ma non lo so se in questo caso può essere effettivamente così importante utilizzando esche che pesano comunque 100, 150, 200 grammi, avere quei 2 grammi in meno sulla canna non so se cambia. Quindi la mia idea è che magari preferirei avere un carbonio più performante e un anello meno performante piuttosto che l'inverso. Ecco, questo era quello che pensavo io. Ed è esattamente così, Davide, tu hai colto pienamente nel segno, e ti dico ancora di più, che volendo valutare l'impatto del costo di una canna, dei componenti della canna, se io volessi praticamente, giocando così, andare a discriminare le differenze dei componenti sulla canna, magari mettendoci carbonio, placca, anelli, ciò che ha maggiore impatto sul costo finale sono gli anelli, ma non posso parlarti proprio francamente, ma se ti facessi vedere quanto cambia una canna semplicemente passando da un anello con pietra Alconite a un anello con pietra SIC, la stessa canna, tu ti metti le mani nei Non capelli, ci cioè tu dici stanno, guarda, è ci una cosa da stanno. pazzi, è una cosa, vabbè, è una cosa da pazzi. Io non voglio dire che gli anelli costosi non servono, che non serva l'anello super performante, per l'amore di Dio, ci sono tecniche e tecniche. E io sono dell'idea che in queste canne, la canna leggera l'apprezzano tutti, ma come hai detto tu, avere una canna che pesa 10 grammi in più non ti cambierà le sorti della tua pescata, perché a volte la differenza è tanto sul peso. La cosa importante è avere un anello con una buona pietra, questo sì. Parliamo di pietre per parlare dell'inserto, in verità sarebbe più corretto parlare dell'inserto all'interno, ma ci sono tantissime adesso, non c'è neanche più un solo brand, perché prima io posso dire che c'era un brand, non voglio fare market a nessuno, ma c'era un brand che la faceva da padrone, ancora adesso è considerato il migliore che esiste, ma ci metto un bel ma, perché ci sono 2 o 3 aziende grossissime, produttori mondiali, che si sono avvicinati tanto, e per alcune serie secondo me lo hanno anche sorpassato in qualità, quindi mi aspetto che in un futuro abbastanza vicino la qualità degli anelli andrà ancora più migliorando, perché tu sai che comunque la concorrenza Certo, stimola, assolutamente. stimola. Però sì, l'anello, io credo che ci sia un anello base. Quando io per esempio progetto una canna, io immagino qual è l'anello minimo come in termini di costo che mi permette di far funzionare la canna in maniera perfetta senza danneggiarla in alcun aspetto. Quindi cosa voglio dire? Non voglio dire l'anello più economico che c'è, però io dico guarda, ci sono 20 anelli, se io metto il livello 10 io avrò delle prestazioni perfette, non avrò alcun tipo di problema determinato dall'anello. Determinato dall'anello. È chiaro che se vado a mettere l'anello, la qualità 11, 12, 13, 14, 15 per intendere, sto facendo così, sto parlando di numeri a caso,
È chiaro che magari avrò una canna più leggera, una canna che mi resista a un attrito il 30% maggiore del braid, però ragazzi io vi dico che se vi faccio vedere i test del trecciato sugli anelli di nuova concezione, non abbiamo più gli anelli di 20 anni fa che tu ci passavi il trecciato, abbiamo due fattori qui, abbiamo le trecce che sono migliorate, quindi sono molto più tonde, non sono mai tonde del tutto, ma sono molto più tonde, con meno spigoli, se le guardassimo al microscopio, con meno spigoli, che sono la cosa che sega praticamente l'anello, quindi la treccia è migliorata e gli inserti sono migliorati. Quindi, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che veramente per rovinare la pietra di un anello, l'inserto di un anello con le nuove trecce e i nuovi inserti, cioè dobbiamo acchiappare l'anello difettato. Okay. Andiamo avanti. Questo è. Io sto utilizzando, come ti ho detto, canne solid, cioè piene, in questo momento per la traina con il vivo, solo su quello. Sì. Tu hai qualche informazione in più sulle vertical? Cioè cominciano, i brand sono interessati a questa nuova tecnologia? Perché sono rimasto veramente stupito dalla qualità di queste canne solid, per me intendo. Allora, il solid è un concetto particolare, è un concetto in verità tra i più vecchi che abbiamo nella pesca, che però si era perso perché ci sono dei motivi, perché ha degli svantaggi, ma dettati da cosa? Dei svantaggi perché ovviamente è stupido pensarlo, ma ovviamente un materiale pieno pesa di più di un materiale cavo. Certo. Ok, quindi ci sono determinate tecniche di pesca nelle quali praticamente non è possibile utilizzare un carbone solido, ma proprio perché la canna sarebbe così pesante che nessuno la utilizzerebbe. Però quando noi parliamo di canne corte, come sono le canne da traina che utilizzi, quando noi parliamo di canne corte, come le canne da slow, le canne che possono essere da palluccia, le canne da soft pet e via discorrendo, l'impatto del peso non è tanto importante. Poi ci tengo a precisare che di solide esistono di vari materiali, ok? Ovviamente ci sono oggigiorno, mentre prima non c'era tutta questa scelta dei materiali sul solido, quindi a un certo punto la pesca abbandonò il solido perché le canne erano pesanti, perché l'azione che la era tecnologia troppo per parabolica, fare i tubi fosse un'evoluzione, quindi chiaramente tutti si sono buttati là. Una volta, parlo di tanti anni fa, usare una canna solida voleva dire avere una canna molto vecchia in mano, perché non usi la tecnologia nuova. Adesso invece hanno ripreso quella tecnologia per fare canne molto più sottili. Cioè io ho visto che la canna solid che ho io, a parità di forza, di power, è molto più sottile rispetto a una canna a tubo. Probabilmente cambia il tipo di materiale, cambiano tantissime cose, però... No, sì, ma è proprio una questione di dov'è il vantaggio, il grosso vantaggio del solido rispetto al tubolare è in fase di combattimento. In fase di combattimento è in sensibilità soprattutto alla vista, perché parliamo di due tipi di sensibilità. La sensibilità che è la trasmissione dell'energia, diciamo della boccata in mano, certo, dell'energia in mano, e l'altra la vista, quindi il movimento del cimino. Dove il solid è quasi, potrei dire, imbattibile è la sensibilità sul cimino, che è eccezionale, e la potenza in fase di combattimento. D'accordo. Sono canne incredibili. Sono canne incredibili, ma perché sono canne incredibili? È un po' difficile spiegarlo, magari qui sarebbe stato il caso, ti dovevo dire di fare uno schemino, perché è un po' difficile spiegarlo. Ancora un video le canne si rompono. Comunque ci sono ancora tante cose, non lo voglio fare troppo lungo perché dopo la gente si annoia, devo dire. Quindi le faremo... Le canne si rompono, Davide, per ovalizzazione si schiacciano. Ovviamente la canna solida e piena non si ovalizza, o quantomeno non si ovalizza come una canna cava. Quindi è possibile, noi in linguaggio tecnico, almeno io nella mia azienda, in linguaggio tecnico noi non lo chiamiamo neanche più power, noi lo chiamiamo stress, ok? Diciamo che la canna solida regge uno stress estremamente, non è possibile compararlo con una canna cava, non è proprio possibile compararlo. Il carico di rottura di una canna
di una canna solid è estremamente più alto di una canna tubolare. Adesso, è tutto oro quel che luccica? Ni, perché dipende dalla tecnica, Nelle tecniche nelle quali noi abbiamo bisogno di una grandissima sensibilità in mano, la canna solid paga un po' lo scotto, perché nella trasmissione delle vibrazioni la canna cava lavora un po' meglio, è un po' l'effetto, io lo chiamo l'effetto chitarra. Nei carboni tubolari c'è un effetto armonico, comunque una cassa di risonanza che è dovuta dal foro all'interno, che permette una trasmissione maggiore. Oltretutto c'è anche un limite per quanto riguarda i materiali, perché forse sono troppo lungo, scusa Davide, ma è il mio, quindi i materiali che noi abbiamo praticamente oggigiorno per creare canne tubolari hanno una qualità molto più alta delle canne solide, del carbonio che si può trovare nelle canne solide. Cosa intendo? Intendo che oggigiorno, dato che il carbonio è di largo utilizzo, si usano sui Boeing, si usano ovunque, noi abbiamo tantissime qualità di carbonio, fino ad arrivare anche a dei ton, si descrive con ton la qualità del carbonio, elevatissimi. Nei carboni solidi non siamo ancora arrivati a quel tipo di qualità, quindi più il carbonio è di qualità alta e meglio trasmette le vibrazioni, in quanto ha meno resine all'interno. È tutto il carbonio è una struttura formata da resine e fibra di carbonio. No, ma questo discorso sulle resine e le fibre parleremo assolutamente. Adesso perché è interessante. Comunque la verità è che le canne solide, se il costruttore azzecca la canna giusta nel posto giusto, solid, la canna è fantastica. Ok? Poi non è che uno può fare la bolognese solida, non si può pescare con la bolognese solida, sarebbe pesantissimo. Però se azzecchiamo lo scopo un'altra domanda, però ti do un minuto questa volta. Come scegliere la lunghezza giusta della canna? Ne abbiamo un po' parlato. Canne da slow stiamo su intorno ai 6 piedi e 3, 6 piedi e 4, ok? Non di più, perché ci sarebbe molto stancante muovere il jig. Una canna da gomma io suggerisco di stare il minimo di 6 piedi e 3, fino ad arrivare anche a 6,6, 6,7 senza alcun tipo di problema, ma non oltre. Una canna da palluccia può essere la più lunga delle tre, nel mio modo di vedere. Ultima domanda. Perché? Perché ci serve favorire l'alcimino. Ultima domanda, okay. Questa è proprio la domanda che interessa di più a tutti. Secondo te è meglio spendere tanto per una canna che faccia un po' tutto, o meglio comprare 2 canne che costano la metà, però che facciano 2 azioni, 2 cose diverse? Ma io ti rispondo così. Io posso comprarmi un giravite, non lo so, Beta, per dire una marca valida, oppure posso andare e comprare un giravite di una marca meno conosciuta più una pinza, ok? Beh, quando avrò da girare la mia vite il Beta sarà più performante, ma quando devo tagliare un filo, il Beta non dico dove posso metterlo, sarà meglio avere la pinza. Quindi spero di averti risposto. Io sono per 2 canne dedicate, ma magari più economiche. Bene, io ti ringrazio tantissimo, Raffaele. Spero che riusciremo a rivederci magari un po' più spesso, perché è passato un po' troppo tempo, devo dire. Io ho anche tante altre novità da raccontarti anche sui tuoi strumenti, perché è uscito qualcosa di interessante. E faremo presto una live magari sulle canne, così le persone che ci lasciano dei commenti con i quesiti che hanno, che vogliono magari approfondire qualcosa, potremo fare anche una live insieme e darvi tutte le risposte che magari vi interessano di più. Certo, interessante. Rispondiamo subito. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao Raffaele, alla prossima. Ciao Davide. Ciao Davide.